L'aldilà, non sai che piacere che mi dà. A bascia mi facevo sangramare, un piatto in coppa tavola era cara. L'aldilà, non sai che piacere che mi dà. Come faccio una casorella, poi non tengo niente a fa, stando qua in eterno all'aldilà. Jenny e Samantha, due giovani caduti dal motorino e finiti in coma, si affacciano alle porte del paradiso, con lo scopo di parlare con San Pietro. Ma questa è una porta? Ma che stanno a posto? Ma dove siamo? Che dobbiamo fare qua? Se questo è il paradiso come sembra, dobbiamo chiedere di parlare con San Pietro. San Pietro? E mo chi è sto San Pietro? È una specie di portiere, è lui che ha le chiavi per farci entrare. Ah, guarda, questa pure ci dopo. Ah, Con sta pioggia e sto monzone, chi è che bussa allo portone? siamo due poveri uccelli arrivati da Cardarelli. E che volete da me? Come osate disturbarmi mentre dormo? Si sta voce ti scende in da nottata, mentre ti stringe in faccia stu cuscino. Basta! Si può sapere da dove venite? Di dove siete? Vicino in un paese bella saia, che come paradiso passa, così le cose di una guarda, in la nuova si già. Ah, ho capito! Napoletani! No, non c'è posto in paradiso per i napoletani! I cherubini fanno no, napoletani sono imbroglioni, napoletani sono imbroglioni, non li vogliamo. lo sapevo, il pregiudizio contro i napoletani è arrivato anche in paradiso. Ecco, il pregiudizio universale. Perché non possiamo entrare in paradiso noi napoletani? Abbiamo sofferto tanto. Tante dominazioni, spagnoli, francesi, savoiardi, per non dire di quello che stiamo soffrendo adesso. Vabbè, passerei a San Gennaro, che lì ci conosce bene. E va bene! 19, 19. Risponde la segreteria telefonica di San Gennaro. Per chiedere miracoli premere 1, per sollecitare miracoli già richiesti premere 2, per chiedere un terno premere 3, per la quaterna 4, per la cinquina 5, per fermare eruzioni e terremoti premere 6. Altrimenti restate in linea, può essere che in giornata prima o poi qualcuno vi risponde. Pronto, Gennari? Ma chi è che chiama a quest'ora? Pronto? Parlo con San Gennaro, il santo protettore dei napoletani? E per forza, no? Avete fatto il mio numero? Ma ora mi dite cosa volete? San Gennaro, siamo due giovani napoletani. Siamo qui, alle porte del paradiso. San Pietro non ci vuole fare entrare perché dice che siamo napoletani. E che volete da me? Dici d'incella stu compagno vostro, che siamo morta ci si miezza via. Faciteci piacere, levateci a stu guaio, in da stu paradiso, faciteci trasì. Guai tu, non
non se ne parla proprio. Se so io, che sono il vostro protettore dei napoletani, sapeste quante volte mi si scuona a causa vostra. E poi dovete vedere Sant'Ambrogio come si atteggia un milanese. E io zitto, e Maculer, e Macamor, e Pamunez. Ma ne messi in croce tutti quanti. Gennaro, come ti permetti? Gesù, scusi, non l'ho fatto apposta, mi è scappato. Ma non è colpa nostra. Sapeste chi ci governa? Quelli sono i veri responsabili. Al paradiso quelli non ci dovrebbero nemmeno avvicinare. Ma poi con certa gente si sa come vanno a finire queste cose. Uè, guarda, ma come ti permetti? In paradiso è tutto legale, non esiste l'illegalità. Legalità, comprarsi un panino senza scontrino per sparagnare, rubare un appalto sceso dall'alto a furia papà, andare al lavoro e senza decoro non faticare, Legalità, e passa l'esame una capelignamma senza studiare, e Montecitorio che è un gran dormitorio. Legalità, a Palazzo Madama la gente che trama per ce frega. Senti nell'aria c'è già la terra dei funghi e che puzza che fa, e il criminale che là si arricchirà. Vedi la banca che fa e il povero Cristo che non ce la fa, gente che sguazza e che ama l'illegalità. Sanremo e Santa Caterina da Siena, un grande applauso! Lo sapevi? I politici si sono piazzati pure in paradiso. Si saranno votati una modifica della Costituzione. E mo' basta una legislatura che hanno diritto pure alla vita eterna. Voi capite, vita eterna, in paradiso e addirittura con il vitalizio. Praticamente un vitalizio eterno. Figurati quanto ci costano. Il vitalizio, che spizio, al quinto anno, che danno, aeromobili, telefoni, auto blu, ogni giorno la mia faccia sta in TV, e al Quirinale si sale. Ma tu guarda che ci tiene questo, e ha pure ragione. Ma quanto è scocciante. Forse è meglio che lo faccia entrare. Va bene, eccezionalmente, solo perché siete voi, vi faccio entrare. Ma per un periodo di prova. Ma tu hai capito? E mo' siamo pregari pure in paradiso. Welcome to paradise. Take my hand, it's paradise. You kiss me once, I'll kiss you twice. And as I gaze into your eyes, I realize it's paradise. Scopa! Samantha, guarda! Ma questo che gioca a carte con Cavour non rassomiglia molto? Sì, è vero, hai ragione. Mi pare proprio lui. E Garibaldi! Scopa! Obbedisco, qui o si fa l'Italia o si muore. Bravo. Grazie. Ma allora, generale, voi siete stato a Napoli. Certamente, figliola, e che stupenda città che è la vostra, soprattutto per i suoi forzieri. Al nord ancora mi ringraziano per le ricchezze che ho portato su con la scusa dell'unità d'Italia. Nena, ma visto che vi piace tanto Napoli, non ce la potesse dare una mano ai napoletani? Ma certamente, caro giovanotto, cosa posso fare per voi? Non avete sentito che noi napoletani non ci vogliono fare entrare in paradiso? Non è che ci potreste mettere una buona parola? Ho capito, io non vi prometto niente, vedrò cosa posso fare. Intanto voi aspettate qua. E chi si muove? Obbedisco.
se lo sento sola. E o cuore canta va felicità. L'aldilà, l'aldilà. Non sai che piacere che mi dà. A bascia mi facevo sangue amaro. O piatto in coppa a tavola era cara. L'aldilà, l'aldilà. Non sai che piacere che mi dà. Come faccio una sorella, Poi non tengo niente a fa, stando qua in eterno all'aldilà. Ragazzi, tutto a posto. Ne ho parlato io con San Pietro. Vi ho fissato un appuntamento con lui. Per adesso andate, fate presto, che manca solo un quarto di eternità a mezzogiorno. Jenny, ti senti bene? Mi sbaglio? O stai tremando? No, non ti preoccupare, sto da Dio. Si può sapere perché volete interloquire con me. Mi avete messo in croce e non mi date pace. E sempre a lamentarvi con me. Santità, eminenza, maestà, eccellenza, padete! Chiamatemi semplicemente Dio, anche se da sempre mi chiamano Geova. Credetemi, ho i testimoni. Dunque, Dio, noi volevamo chiedere di essere buono con i napoletani. Sappiamo che molti li avete accolti in paradiso. Totò, Peppino, Edoardo. Alcuni, a dir la verità, anche troppo presto. Come Troisi, Pino Daniele, mio cugino Gaetano. Ma loro erano napoletani speciali, mentre noi, napoletani normali, che a dir la verità qualche peccatuccio lo teniamo sempre sulla coscienza. Noi non abbiamo nessuna possibilità di entrare in paradiso. Non è che potreste creare un angolino proprio per noi. Lo spazio non mi manca. Ma ne fate tante, a volte proprio imperdonabili. Sì, avete ragione, ma quando abbiamo sbagliato non l'abbiamo fatto per cattiveria. È stata la necessità. I napoletani sono un grande popolo e desiderano esserlo. Non è facile vivere in certe condizioni. Ci dobbiamo arrangiare. Se però vi riferite a quelli che sparano e ammazzano, persino gli innocenti, loro non sono napoletani, non sono nemmeno delinquenti. No, non sono napoletani, sono di un'altra razza, sono imbecilli. E va bene, il posticino per i napoletani ve lo lascio, ma a una sola condizione. Tornate sulla terra e convincete i napoletani a dimostrarsi all'altezza della loro storia e dei loro sentimenti più nobili. Lo so che è brava gente, ma devono liberarsi dei fetenti. Camperete 100 anni per questo scopo, poi tornerete qui a riferire. San Gennaro, San Vire, Gariba, è tutto a posto. Dio ci ha dato la proroga, altri 100 anni sulla terra. Però mo vi dobbiamo salutare. Ma quando torneremo, state sicuri, ci porteremo in paradiso tutti i napoletani. I napoletani, stanchi di subire il male, capiranno quanto conviene il bene e cacceranno via dalla città tutti i fetenti. Buona fortuna, Maglio. Noi vi aspettiamo. Mi raccomando. Arrivederci.